In questa puntata vi voglio parlare di un argomento che riguarda il benessere del cavallo e non prettamente l'equitazione naturale. Anche se avere un'accortezza particolare per il benessere del cavallo fa parte della filosofia e dell'atteggiamento che sono i capisaldi dell'equitazione naturale stessa. Il poeta latino Giovenale nel 356 d.C. scrisse nella sua opera la famosa frase mens sana in corpore sano, e niente è più vero anche per quello che riguarda il nostro cavallo. Infatti prendersi cura dell'alimentazione del nostro cavallo è fondamentale, quanto prendersi cura degli altri aspetti della sua vita, come la possibilità di fare movimento liberamente senza di noi, la possibilità di vivere fuori e di socializzare con i suoi simili. Sono tutti ingredienti fondamentali che messi insieme creano l'ambiente ideale per raggiungere grandi obiettivi a cui solo la nostra fantasia può dare dei limiti. Premetto che io non sono un alimentarista, ma chi mi conosce sa che da sempre sono un appassionato di alimentazione equina. E appena ho cominciato a organizzare nel mio centro dei seminari con professionisti del settore ed alimentaristi di fama nazionale, come ad esempio il dottor Magni dell'Università di Pisa, con cui ho il piacere di organizzare tutti gli anni presso il nostro centro un corso sull'alimentazione in generale e specifico del cavallo sportivo. La cosa curiosa è che a questi corsi partecipano sempre molti privati, ma mai titolari di maneggi o allevamenti. Probabilmente perché pensano, come del resto pensavo anch'io, che siano già abbastanza preparati sulla materia. Invece, studiandola personalmente, mi sono accorto che ci sono veramente una miriade di aspetti che spesso vengono trascurati perché non si conoscono, oppure anche se si conoscono non gli viene dato il giusto peso né la giusta importanza. Sono veramente molti e la materia mi appassiona a tal punto che vorrei dirveli tutti, ma sarebbe una puntata troppo lunga e forse per qualcuno abituato ai miei soliti argomenti anche noiosa. Semmai, se vi piace la materia e vi interessa che tratti ogni tanto questo argomento, lasciatemi un commento o scrivetemi un messaggio. Premetto che quello che andrò a raccontarvi è frutto dei miei studi e della mia esperienza e che non voglio in alcun modo sostituirmi al vostro alimentarista di fiducia o veterinario. Ricordate sempre che ogni cavallo è un individuo a sé e che ciò che va bene per uno non necessariamente va bene per l'altro. Un po' come per noi umani non necessariamente la mia dieta va bene anche a qualcun altro. Ma oggi vi voglio parlare della prima regola che per mia esperienza e per la mia formazione che ho potuto fare è fondamentale per la corretta alimentazione di un cavallo adulto. Parlo di cavallo adulto perché poi se scendiamo nei puledri o saliamo negli anziani le cose cambiano, come del resto cambiano ulteriormente quando parliamo di cavalli molto anziani e con difficoltà masticatorie o fattrici in allattamento o in gravidanza. Possiamo dire però che ci sono alcune regole che valgono per tutti e quella che sto per dirvi oggi è una di queste. Dovete sapere che lo stomaco del cavallo funziona in maniera diversa da quello di un predatore. Molto spesso mi avete sentito dire che il cibo per i cavalli è l'ultima delle priorità perché l'erba cresce ovunque. E proprio per questo motivo, a differenza dello stomaco dei predatori, lo stomaco dei cavalli produce continuamente succhi gastrici, senza pause. E questo può diventare un problema se lo stomaco rimane vuoto per troppo tempo. Diciamo che oltre le 4-5 ore i succhi gastrici possono cominciare a danneggiare le pareti dello stomaco ed alla lunga creare le condizioni ideali perché si venga a formare una forma più o meno grave di gastrite. Sono stati fatti molti studi su questa malattia e se a volte è causata dallo stress che alcuni cavalli subiscono durante l'addestramento, altre volte invece è la semplice stabulazione che non tiene di conto di questo aspetto a generarla. Alcune volte l'uomo per sua comodità intraprende delle soluzioni che non sempre causano effetti evidenti nel breve termine, ma alla lunga possono causare l'insorgere di patologie anche gravi, come appunto in questo caso la gastrite o quella che viene chiamata in termine tecnico EGUS, che poi sarebbe l'acronimo inglese di sindrome da ulcera gastrica equina. L'errore che più comunemente viene fatto è quello di dare da mangiare il fieno 2 volte al giorno e spesso consentendo al cavallo di mangiarlo rapidamente quanto vuole, come ad esempio gettandolo semplicemente in terra nel paddock oppure nel box. Dobbiamo ricordare che il cavallo quando mangia l'erba spende moltissimo tempo nello strapparla e a meno che non sia alta ne mangia pochissima quantità alla volta. Poi deve camminare e spostarsi per mangiarne ancora. La soluzione migliore, parlando sempre per esperienza personale, è quella di usare le reti per il fieno.
Le reti per il fieno sono delle reti fatte apposta per essere riempite di fieno, di varie forme. Le più comuni sono a sacco, ma esistono anche rettangolari e di altre forme. Ogni rete può contenere quantità diverse di fieno, dai 3 kg a qualche decina di chili ciascuna. Questo sistema consente al cavallo di mangiare la stessa quantità di fieno ma in maniera più simile a come mangerebbe l'erba, in piccole quantità e masticando molto di più e per molto più tempo. Tra l'altro, masticando di più, a parità di fieno ingerito, quest'ultimo viene sminuzzato maggiormente rendendolo più digeribile. Inoltre viene secreta molta saliva, che ha un ruolo primario nella predigestione del fieno, nella lubrificazione dell'esofago e nella diluizione dei succhi gastrici. Sicuramente vi sarà capitato di vedere un cavallo che non mangia da ore tuffarsi letteralmente sul fieno e farne delle boccate spaventose. Ciò non solo non gli consente di masticarlo bene, ma spesso quel cibo tutto insieme e poco lubrificato dalla saliva può andare a creare vari tipi di problematiche, come ad esempio anche delle piccole indigestioni, per non dire di peggio. Personalmente, quando ancora non rispettavo questa regola fondamentale, ho potuto assistere a cavalli che si abbuffavano di fieno e poco dopo si mettevano in un angolo senza mangiare per un'ora o anche più, colti dal fastidio dovuto dalla rapidità con cui avevano mangiato. Ma all'epoca ero giovane e molto più ignorante di adesso e pensavo che il cavallo fosse poco intelligente e non si sapesse autoregolare, mentre era solo la sua natura a farlo agire in quella maniera. Spinto dal dolore di stomaco, dopo ore e ore senza mangiare, appena vedeva il fieno cercava di calmare il dolore mangiando il più fretta possibile. E questo gli causava un altro tipo di malessere, ma era l'istinto che lo guidava, non la sua ignoranza. Era la mia ignoranza che aveva causato tutto questo, non la sua. Quindi la prima regola che vi consiglio sempre di ricordare è che il cavallo ha bisogno di mangiare spesso ed il più lentamente possibile. Se non volete usare le reti, dategli il fieno dalle 4 alle 8 volte al giorno, ma trovate una soluzione. E se state pensando di lasciare la rotoballa del fieno sempre a disposizione, sappiate che non è una soluzione ideale, o almeno non è una soluzione ideale per tutti i cavalli. Ci sono cavalli che mangiano poco o comunque si regolano abbastanza da soli ed altri che invece mangerebbero sempre. Lasciare un soggetto di quelli che mangerebbero sempre con una rotoballa a disposizione, capite bene che può essere un problema serio. Esistono delle reti anche per rotoballe, sono reti elastiche che a mano che la rotoballa diminuisce di dimensioni si adattano alla nuova dimensione. Ma nel caso di cavalli molto voraci il problema non cambia. Finirebbero sempre per mangiare troppo. In questo caso le reti sono l'unica soluzione. Magari con maglie piccole, come quelle di 3 cm, in modo da fargli durare il più possibile ogni singolo pasto ed evitare quindi che stia per più di 5 ore senza mangiare. So che per alcuni può essere un lavoro in più usare le reti, soprattutto per i maneggi, perché per dare da mangiare a 15 cavalli ci vogliono almeno 30 reti e per preparare 30 reti ci vuole almeno un'ora e mezzo di tempo. Ma vi assicuro che lo sforzo è ripagato da cavalli più sani, meno nervosi e soprattutto si abbatte di molto la possibilità di coliche, che è uno degli eventi più temuti da tutti i proprietari. Se vi state chiedendo perché abbassiamo di gran lunga la possibilità di coliche, è perché dovete immaginare l'intestino del cavallo come un tubo dell'acqua. Quando il tubo è pieno di acqua, in pressione è più difficile da piegare rispetto a quando è vuoto. Nel caso dell'intestino del cavallo, mangiare una massa di fieno di 4-5 kg per poi stare ore e ore senza mangiare e poi rimangiare un'altra massa di fieno analoga alla prima, crea dei punti vuoti seguiti da punti pieni. Beh, non è proprio così, ma è un po' per farvi capire. E quindi questi spazi possono più facilmente piegarsi e dare origine ad una delle patologie più pericolose per il cavallo e più costose per il proprietario. Quindi il mio consiglio è di prendervi cura del vostro cavallo anche partendo dalle cose più semplici come questa. Parelli dice: il cavallo non si cura di te fino a che non si rende conto di quanto tu ti prendi cura di lui. Ciao!